Anna, quando avrai fatto i tuoi esami da avvocato, la prima cosa pratica che imparerai è evitare di rispondere al telefono. Vuoi lavorare un po'? Perché no? Beh, per cominciare puoi mettere via questi contratti di Francesco, sono tutti firmati. E disdici i miei appuntamenti. Di che sono andata a Tijuana per le corride. Le corride? Sono orribili. Anche la tua cucina. Eccoci di nuovo, amici della Soffitta di Pippo, pronti a tuffarci in un'altra storia affascinante, fatta di bellezza, cinema e un pizzico di mistero. Oggi vi porto alla scoperta di una donna che, seppur per un breve periodo, ha brillato nel firmamento del cinema italiano degli anni 70, lasciando dietro di sé un'aura di fascino e curiosità. Loretta Persichetti. Un nome che forse non è tra i più ricordati dal grande pubblico, ma che per gli amanti del cinema di genere è sinonimo di eleganza e sensualità. La sua storia inizia sotto i riflettori della bellezza. Nel 1974, con il suo sguardo magnetico e il portamento impeccabile, viene scelta per rappresentare l'Italia al concorso di Miss Universo nelle Filippine. Un trampolino di lancio che l'avvicina immediatamente al mondo dello spettacolo. Non a caso, l'anno successivo la troviamo già in televisione. In un contesto prestigioso, la Rai e Pippo Baudo. Loretta entra nel cast di Spacca 15, il quiz che avrebbe dovuto raccogliere l'eredità di Rischiatutto. Baudo, come suo solito, aveva selezionato con cura 3 vallette, una mora, Letizia Borzi, una bionda dai riccioli d'oro, Tiziana Conti, e lei, Loretta, che con la sua presenza raffinata sembrava incarnare la perfezione del glamour anni 70. Ma il sogno si infrange presto. Qualche giornale inizia a diffondere alcune sue foto osè e la Rai, per benpensantismo o semplice strategia, decide di rimuoverla dalla trasmissione, sostituendola con una certa Marisa Facchinetti. Un episodio che, anziché spegnere il suo fascino, accende i riflettori su di lei in modo ancora più intenso. Ma se la televisione la respinge, il cinema la accoglie a braccia aperte. Tra il 1975 e il 1977, Loretta diventa una presenza ricorrente sul grande schermo, lavorando con alcuni dei registi più interessanti del panorama italiano. Il suo talento e la sua bellezza la rendono perfetta per il cinema di genere, in particolare per quella commedia maliziosa e provocante che in quegli anni dominava i botteghini. Uno dei primi ruoli importanti arriva con Il ginecologo della Mutua, diretto da Joy D'Amato. Loretta veste i panni di Mara, la moglie del protagonista, incarnando alla perfezione quel mix di seduzione e ironia che caratterizza molte protagoniste femminili dell'epoca. Una donna affascinante, ma anche capace di strappare un sorriso proprio come piaceva al pubblico. E che dire di 9 ospiti per un delitto, un giallo avvincente firmato Ferdinando Baldi? Qui il tono cambia, non più leggerezza e risate, ma tensione e mistero. Sullo sfondo di un'isola apparentemente paradisiaca, Loretta interpreta Patrizia, una delle pedine di un gioco mortale fatto di segreti e vendette. Sempre nel 1976 arriva la grande occasione con un film destinato a far parlare di sé, Salon Kitty, di Tinto Brass. La pellicola, ambientata nella Germania nazista, racconta le vicende di un bordello speciale dove le ragazze vengono addestrate a sedurre per spiare. Un film controverso, audace, carico di erotismo e potere, in cui Loretta appare tra le giovani donne coinvolte nel torbido mondo dell'élite tedesca. Non è il ruolo principale, ma la sua presenza non passa certo inosservata. Con quella capacità di essere seducente senza mai risultare volgare, si ritaglia uno spazio anche in un'opera che resterà nella memoria collettiva. Parallelamente la troviamo in altri film che alternano commedia, erotismo e azione. In Ragazza alla pari, recita accanto alla splendida Gloria Guida in una storia in cui il gioco delle parti e delle tentazioni è al centro della narrazione. In San Pasquale Bailon, protettore delle donne, invece si unisce a un cast capitanato da Lando Buzzanca, regalando al pubblico un'interpretazione leggera e frizzante. E poi c'è Il soldato di Ventura, con Bud Spencer, una pellicola che mescola storia e comicità, dove Loretta dà il volto a Fiammetta, un personaggio che aggiunge un tocco di femminilità a una storia dominata da uomini rudi e battaglieri. Insomma, nel giro di pochi anni, Loretta riesce a costruire una filmografia variegata, dimostrando di poter passare dal ruolo della moglie seducente a quello della ragazza ingenua, dalla femme fatale alla giovane spregiudicata. Eppure,
Nonostante il successo crescente, il destino le riserva un percorso diverso da quello di molte sue colleghe. Dopo il 1977, la sua presenza sulle scene inizia a diradarsi fino a scomparire del tutto. Non ci sono scandali clamorosi né dichiarazioni polemiche. Semplicemente Loretta Persichetti decide di cambiare vita. Lontana dai riflettori e dagli studi cinematografici, si ritira in un angolo di tranquillità, lasciando il pubblico con una domanda irrisolta: perché una carriera così promettente si è interrotta così presto? La risposta arriva solo anni dopo, quando in un'intervista a Focus racconta la sua trasformazione interiore. Dopo aver vissuto tutto ciò che il mondo dello spettacolo poteva offrirle, si rende conto di cercare qualcosa di più profondo. Si rifugia sull'altopiano di Asiago, tra meditazione e cristalli armonici, lontana dall'effimero glamour della cinepresa. Nella mia prima vita ho avuto tutto quello che desideravo, ma avevo bisogno di trovare la vera me stessa, dirà con un sorriso enigmatico. E così, come una meteora brillante, Loretta Persichetti ha attraversato il cinema italiano lasciando dietro di sé un ricordo incantevole. Ancora oggi i suoi film vengono riscoperti dagli appassionati e la sua figura rimane un simbolo di quell'epoca, in cui il cinema sapeva essere audace, divertente e pieno di fascino. Se questa storia vi ha incuriosito, non dimenticate di lasciare un like e iscrivervi al canale. E ora vi lancio una domanda: quale altra diva del passato vorreste rivedere qui, nella nostra soffitta? Scrivetelo nei commenti e prepariamoci insieme a un nuovo viaggio nel tempo.